In questo tutorial vediamo come realizzare una balaustra del genere, quindi con, con tre correnti e due balaustre, una di forma circolare e una di forma diciamo con sezione quadrata. Quindi vediamo come creare in Revit una balaustra del genere. In questo video vediamo come personalizzare delle ringhiere su Revit. Innanzitutto dobbiamo distinguere le varie parti che compongono una ringhiera per capire all'interno dei pannelli quali sono le voci che dobbiamo personalizzare. Qui ho creato una ringhiera rettangolare semplice. Se la seleziono entro all'interno delle proprietà del tipo e qui vediamo quelle che sono le principali parti di una ringhiera. I correnti sono gli elementi orizzontali, quindi questo qui è un corrente, anche questo qui potrebbe essere un corrente, però di solito nel settaggio delle famiglie il corrente superiore, se attivo, corrisponde esattamente a questo qua superiore, quindi qui per esempio avrei potuto aggiungere altri correnti intermedi che quindi stavano tutti quanti in questa zona. Le balaustre invece sono gli elementi orizzontali. Entrando all'interno del pannello delle balaustre possiamo distinguere due zone delle balaustre. Questa zona inferiore riguarda la balaustra, quindi se abbiamo ad esempio una balaustra del genere, in questa zona qui abbiamo la balaustra iniziale, la balaustra finale e le balaustre angolari. Invece quelle che abbiamo qui si riferiscono alle balaustre interne, quindi questa zona cura le balaustre interne, questa zona qui cura appunto la balaustra iniziale, la balaustra centrale e la balaustra finale. Gli elementi che stanno nelle balaustre sono degli elementi 3D, mentre invece quello che è contenuto all'interno del corrente sono delle famiglie 2D. Quindi queste famiglie qua vengono create tramite dei profili, quelle contenute qua dentro devono invece essere realizzate con elementi 3D. Adesso facciamo un piccolo esempio e quindi andiamo a creare noi una nostra balaustra. Quindi in primo luogo cominciamo a creare i correnti. Quindi abbiamo detto che i correnti sono delle famiglie 2D, quindi andiamo su nuovo, nuova famiglia, nel template, quindi come file modelli, scorriamo l'elenco e visto che si tratta di profili, volendo potremo anche prendere il profilo metrico, quindi un profilo metrico normale. Facciamo apri, ci ritroviamo all'interno della famiglia e visto che si tratta di una famiglia 2D, qui sopra non abbiamo gli elementi per il 3D, ma abbiamo soltanto gli elementi per il 2D. Quindi clicchiamo su linea e andiamo a disegnare il corrente superiore che vogliamo che sia un cerchio
con un diametro per esempio di 6 centimetri. Ricordiamoci che le famiglie ragionano in millimetri, anche se volendo potremmo cambiare questa unità di misura, ma in questo caso non ci interessa e quindi vado ad impostare un diametro di 60. Quindi vado in file, vado in salva con nome, salva famiglia, in una zona del computer, quindi creo ad esempio una nuova cartella e all'interno di questa cartella vado a salvare il corrente superiore e confermo con salva. Cancello questo corrente e vado nello stesso file a creare anche gli altri correnti. Basta cambiare poi il nome, quindi vado a creare un rettangolo, lo vado a selezionare e gli do un'altezza per esempio di 30 per 30. È buona norma andare a posizionare il corrente al centro dell'origine degli assi, quindi per prendere esattamente il centro creo una linea di riferimento che poi vado a cancellare, seleziono, faccio sposta e sposto questo elemento da qui a qui. Prendo la linea centrale e lo vado a spostare, poi vado su file, ovviamente faccio salva con nome, salva famiglia, altrimenti sovrascrivo questi e questi qua li chiamo correnti inferiori e faccio salva. A questo punto devo andare a creare le balaustre che sono degli elementi 3D, quindi vado in file, nuova famiglia e stavolta vado a scegliere la famiglia balaustra metrica. Si tratta di una famiglia 3D, quindi entro in apri e mi ritrovo, diciamo, in questa posizione. Questo corrisponderebbe al prospetto della mia balaustra, quindi attivo l'estrusione, lui mi chiede un piano, visto che io attualmente mi trovo diciamo nella vista sinistra, quindi lo leggo da qui, quando vado a scegliere l'estrusione come piano scelgo la vista sinistra e confermo con ok. Vado sullo strumento rettangolo e vado a tracciare un rettangolo così in questo modo, lo seleziono e gli do una larghezza di 30 e come fatto in precedenza seleziono, vado sul comando sposta e sposto questo centro in questo punto qui, poi allontano leggermente questo elemento, lo riavvicino e chiudo questo lucchetto per fissare la balaustra all'altezza, diciamo, di questo elemento. Ora esco fuori e mi sposto in un altro prospetto, quindi vado ad esempio sul prospetto retro e vedo che questa è la larghezza del prospetto, quindi io mi tiro questi elementi e man mano che li vado a muovere, qui vedete che cambiano questi numerini, quindi qui metto meno 15 e meno 15 per fare in modo, e più 15, per fare in modo che il totale sia pari a 30. Quindi ho ottenuto un paletto che visto in 3D è 30 per 30. Vado qui, vado su salva con nome, salva famiglia e lo chiamo balaustra bal paletto. Come ho fatto in precedenza, per non uscire dal comando,
prendo questo elemento, lo vado a buttare, adesso voglio fare un cerchio alto 15 cm, vado qui sopra e do 150 come altezza. Qui mi creo, quindi vado su crea, vado su estrusione, scelgo sempre come prima il piano sinistro, confermo con ok, mi traccio prima una linea che mi darà il centro del cerchio e poi clicco qui e creo il cerchio, lo seleziono, lo cancello, esco fuori, mi sposto come fatto in precedenza in una vista laterale e sposto questi elementi da qui a qui, dandogli anche a questo meno 15 e 15. Faccio applica e vado ancora a salvare questo come famiglia e lo chiamo bal cerchio, quindi balaustra cerchio. Cercate di non usare dei nomi tipo balaustra normale, perché se ci sono già degli oggetti che hanno quel nome all'interno, il programma, diciamo, vi dà errore. Una volta fatto questo, sono pronto quindi per andare a fare l'assemblaggio all'interno del mio progetto. Allora, innanzitutto li vado ad aprire tutti quanti, quindi apro questo, apro il secondo, apro il terzo e apro il quarto, perché in questa maniera posso andare a caricarli all'interno del progetto. Quindi carica nel progetto, lui mi chiede dove, io dico nel progetto 1 e faccio lo stesso per tutti gli elementi. Quindi ora sono pronto per tornare nel mio progetto e andare a caricare tutti i profili. Faccio una piccola correzione alla creazione del cerchio, perché il cerchio, diciamo, come l'ho fatto ora, è completamente pieno. Invece io volevo forarlo all'interno, quindi lo seleziono, vado su modifica estrusione e vado a fare un altro cerchio così internamente di 50. Confermo, vado in 3D e vedete che si è creato il foro all'interno del cerchio. Quindi facciamo questa piccola modifica su questa parte della balaustra della parte circolare. A questo punto possiamo assemblare la nostra ringhiera. Possiamo ad esempio partire da una ringhiera rettangolare semplice oppure potremmo partire da una da zero. Quindi andiamo in una vista 3D e andiamo a guardare la nostra ringhiera, la selezioniamo, entriamo in modifica del tipo e come prima cosa la andiamo a duplicare, quindi la chiamiamo rettangolare classica. Confermiamo con ok. Andiamo a caricare prima i correnti, quindi entriamo in modifica. Qui abbiamo un solo corrente
inferiore che carica un profilo rettangolare ed è posto a 0. Io vado qui e vado a prendere il corrente che avevo caricato in precedenza, ne inserisco un altro e lo chiamo corrente intermedio. Do un'altezza da terra di 0,78, questo è un valore che ho trovato tramite delle prove, poi quando vedrete la balaustra finita, diciamo, vi farò vedere quell'altezza e anche qui vado a calcolare il corrente inferiore. Per il materiale posso andare anche qui a dargli il materiale acciaio, confermo con applica, confermo con ok e per vedere effettivamente i cambiamenti devo fare anche applica ok qui e quindi vedo i due correnti. Per quanto riguarda il corrente superiore non lo vado ad inserire qui, ma lo vado a inserire qui nella parte esterna, quindi si trova a 1 metro di altezza e come profilo clicco qui, vado su profilo, tolgo rettangolare e vado a mettere il corrente allora se non lo vedo caricato è probabile che non l'ho caricato nel file, quindi mi fermo un attimo, vado su file, vado ad aprire la famiglia del corrente superiore, lo apro e lo vado a caricare, quindi lo carico nel progetto, quindi seleziono questo elemento, vengo qui dentro e qui tolgo corrente superiore rettangolare e vado a caricare il profilo corrente superiore, faccio applica, faccio ok, applica ok e vedete diciamo che è caricato. Nel caso in cui volete apportare delle modifiche al corrente vi basta semplicemente entrare nella famiglia del profilo, apportare qui la modifica che vogliamo apportare, quindi per esempio diamogli un diametro di 30, andate a salvare la famiglia, la andate a caricare e la sovrascrivete a quella che è già presente nel progetto. In tempo reale avete la, la modifica. Quindi abbiamo impostato gli elementi orizzontali correnti, quindi il corrente superiore, il corrente intermedio e il corrente inferiore. Adesso vediamo come andare a modificare gli elementi verticali, ovvero le balaustre. Quindi riseleziono di nuovo la scala, entro in modifica del tipo e entro nel pannello relativo alle balaustre. Avevamo detto che la balaustra iniziale, finale e centrale erano regolate qui e qui posso caricare, diciamo, questo qua me ne occupo dopo, quindi vado qui nella parte superiore e vado a regolare diciamo quello che è la trama. Quindi come prima cosa questo qui lo chiamo paletto e come famiglia di balaustra vado a caricare la balaustra paletto. Ora è molto importante impostare
da dove parte e dove arriva. Innanzitutto portiamo a zero tutti gli offset superiore e base. Allora, il paletto deve partire dal corrente inferiore e deve arrivare al corrente intermedio. La distanza dal precedente, quindi da un elemento a un altro, la poniamo a 0,15. Faccio applica ok, applica ok e inizio a ottenere quindi questo risultato. Ora in questa parte qua voglio andare ad inserire i cerchietti, quindi riseleziono di nuovo la balaustra, torno di nuovo in modifica del tipo, torno di nuovo in modifica e qui seleziono e faccio duplica, quindi lui mi crea qui dentro una copia identica. Questo qua lo chiamo cerchio. Come famiglia di balaustre vado a caricare la balaustra cerchio, anche qui imposto un offset alla base, un offset superiore pari a 0, però stavolta la partenza deve essere il corrente intermedio e l'arrivo deve essere il corrente superiore. Faccio applica ok, applica ok e abbiamo quindi questa situazione. Qui ci sono due cose da correggere. La prima cosa è che voglio che il cerchio sia allineato con il paletto. La seconda cosa, devo eliminare questo piccolo spazio qui perché comunque questo elemento deve poggiare qui sopra. Allora entro qui dentro, entro nella struttura del corrente e quello che devo andare a modificare, allora innanzitutto voglio entrare qui dentro per vedere se c'è qualche offset che mi cambia le altezze, quindi vedo che non c'è niente di strano, quindi vengo qui dentro e questa altezza la inizio ad aumentare man mano fino a che magari mi metto in una vista frontale in modo tale che vedo bene la distanza che c'è, quindi ritorno qui dentro, torno qui e vado piano piano a giocare, diciamo, con questo parametro, quindi alzandolo ed abbassandolo. Fino ad ottenere il contatto tra questi due elementi. Come ultima cosa io voglio fare in modo che il cerchietto sia allineato con il paletto. Per fare questo devo venire nelle balaustre e gli devo dire che la sua distanza dal precedente non deve essere 0,15 perché 0,15 è proprio questo sfalsamento che voi vedete. Lo porto a 0, lo applico e il cerchietto si viene a posizionare allineato con il paletto. Per finire devo andare nelle balaustre e fissare all'inizio, alla fine e negli angoli il paletto, quindi lo stesso paletto che ho utilizzato qui, quindi bal paletto e bal paletto. Man mano che fate le cose vi conviene sempre applicarle per vedere, diciamo, il risultato. Qui in questo caso ehm,
diciamo quest'ultima parte qui, diciamo volendo questo paletto finale iniziale li avrei anche potuti eliminare, magari lasciavo soltanto quello lì al centro. Per regolare questa distanza io avrei anche potuto venire qui dentro e, e dare uno spostamento, quindi con questi due parametri io potevo dire al paletto finale o al paletto iniziale di spostarsi, quindi se qua faccio meno 0,10 e applico, lui si sposta in questo verso di 0,10, se il valore invece è positivo, lui si sposta di 0,10 nell'altra direzione. Quindi dovremo andare a giocare con questo parametro per trovare il punto esatto in cui fermarsi. Magari questo paletto farlo scendere, quindi nell'offset base dargli una, che poi questo stesso parametro qui lo possiamo anche copiare e lo incolliamo in quello lì iniziale, perché i due montanti iniziale e finale più o meno si comportano nello stesso modo. Qui abbiamo l'offset, quindi se io qua metto meno 0,05 e applico questo, il paletto scenderà verso il basso di questa misura. Quindi l'ultima cosa, diciamo, per sistemare questi elementi sarebbe quello di prolungare questa parte in questa posizione. Però secondo me, per come è strutturata questa ringhiera, questo paletto finale non occorre, perché comunque questa parte finale viene cementata a muro. Quindi secondo me, per avere una, diciamo, una ringhiera più credibile, il paletto, la balaustra iniziale e finale possono anche essere eliminate. Quindi questa parte qua poi viene cementata nel muro. Ok, quindi abbiamo ottenuto la balaustra che volevamo.